Perdonate l'ombrello ragazzi, ma qui i droni sembrano cadere davvero come mosche. Ciao amici di Addicted2Tech e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. A parte gli scherzi, oggi parliamo di un problema abbastanza serio, ovvero il DJI Mavic Mini che sembrerebbe cadere improvvisamente senza apparente motivo. Sarà vero? Lo sapete, la storia si ripete. Dopo lo Xiaomi Mi Drone 4K che spelleva batterie in volo senza motivo, dopo il DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom a cui si staccava il gimbal in volo senza motivo, e dopo il Film X8 SE che si suicidava in volo lo stesso senza motivo, ora tocca al nuovo piccolo nato di casa DJI. Prima di iniziare però vi faccio notare subito una cosa molto divertente. Gli unici a lamentarsi di presunti DJI Mavic Mini che cadono senza apparente motivo siamo noi italiani. Se cercate su forum internazionali come il forum ufficiale DJI.com dedicato al DJI Mavic Mini non troverete nulla di tutto questo. Chissà perché. A dire il vero, questi video allarmistici di droni che cadono da soli provengono sempre dagli stessi 2-3 youtuber. Però come in ogni cosa potrebbe esserci un fondo di verità, quindi cerchiamo di non basarci su quello che ci ha detto l'amico dell'amico di nostro cugino virtuale e cerchiamo di dare una motivazione razionale a quello che sta succedendo. Chi lamenta dei DJI Mavic Mini che cadono improvvisamente senza motivo lo fa tirando in ballo presunti nuovi aggiornamenti che sembrerebbero corrompere qualcosa e portare il drone al suicidio, e anche delle batterie mal ottimizzate che non riuscendo a gestire la carica sembrerebbero far spegnere il drone in volo. Ora ovviamente questi video allarmistici dovete prenderli sempre con le pinze, perché altrimenti tutti i droni che vedete qui dietro alle mie spalle oramai dovrebbero essere già pezzi partendo dallo Xiaomi Mi Drone 4K, e invece sono tutti qui, e il motivo è sempre lo stesso ragazzi. La principale causa di caduta o crash di un drone non è dovuta al drone stesso, che oddio potrebbe succedere che magari viene fuori un'unità difettosa, ma sono evenienze molto rare, si parla comunque sempre di elettronica che non è infallibile, ma nel 99% dei casi questi problemi sono dovuti all'inesperienza del pilota, che quindi vola in condizioni limite, vola senza aver eseguito le calibrazioni o dopo averle eseguite male, vola in aree con molte interferenze oppure con un indice KP molto alto. Se non sapete cos'è indice KP andate a vedervi questa guida che ho realizzato un po' di tempo fa, oppure volano con drone e condizioni meteo non ottimali. Ed è proprio quest'ultimo quarto motivo che secondo me è la causa di alcuni problemi su questo DJI Mavic Mini, problemi di cui io vi ho già parlato alla sua uscita sul mio gruppo ufficiale Facebook che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Questo DJI Mavic Mini, essendo un drone super leggero sotto i 250 grammi, per forza di cose deve essere gestito e trattato con più cura rispetto ad un drone tradizionale. La batteria di questo drone ha una concezione nuova per quanto riguarda i droni della gamma DJI, e DJI stessa consiglia di trattarla con cura. Questa batteria infatti, non avendo una capacità di scarica molto elevata, specialmente se la paragoniamo a droni di peso maggiore, non deve essere mai stressata più del dovuto. Cosa significa questo? Significa che dovete evitare di volare con temperature troppo basse, attorno allo zero o addirittura inferiore allo zero, e inoltre non dovete volare in presenza di vento sostenuto, perché questo potrebbe comportare una perdita di potenza non compensabile dall'elettronica del drone, in quanto la batteria ha un'efficienza di scarica decisamente bassa, e quindi portare magari, non dico al crash, ma al drone che man mano perde quota metro dopo metro. E proprio per questo motivo ragazzi DJI non ha presentato il DJI Mavic Mini come un drone adatto alle lunghe distanze, ma l'ha presentato come un drone che è sostanzialmente un selfie stick volante adatto per foto e video a breve distanze. E invece c'è purtroppo sempre più gente che utilizza questo drone minuscolo che non è adatto a questo scopo per dei voli lunghissimi di chilometri e chilometri, e non dico sul mare come li ho fatti anche io per test, ma voli importanti magari in montagna, su città, su luoghi con molte interferenze. E come vi ho già spiegato, questo Mavic Mini, non avendo l'efficienza di un drone di categoria più alta, potrebbe andare incontro a problemi. Quindi il consiglio che vi do per evitare queste problematiche, che restano comunque molto rare ragazzi, non pensate che ogni Mavic Mini comprato cada, no, quello era il karma della GoPro. Il Mavic Mini è un drone decisamente
assolutamente affidabile, l'ho usato anche io in condizioni estreme senza particolari problemi. Ho fatto anche un sondaggio sul mio gruppo Facebook a quante persone è caduto dopo gli aggiornamenti. Ovviamente a nessuno è caduto, perché vi ripeto, l'importante è volare sempre con la testa. Utilizzate questo DJI Mavic Mini negli ambienti in cui è stato ideato per funzionare, quindi a brevi distanze, per foto e video non impegnative. Non chiedetegli di fare il Mavic Pro, perché un Mavic Pro lui non è. E l'ultimo consiglio che vi do è quello di stare sempre attenti a video estremamente allarmistici che creano solo tanta disinformazione. Dimenticavo un altro particolare: DJI ha comunicato poche ore fa sul suo forum ufficiale che sta lavorando al fix per Android 10 sul DJI Mavic Mini, che per ora non è compatibile. E attenzione, perché ha detto che chi cerca di forzare la compatibilità con vari metodi pubblicati su YouTube da altri colleghi potrebbe andare incontro a problematiche durante il volo. Quindi se avete Android 10 non cercate di modificare il vostro telefono per far funzionare il Mavic Mini, ma aspettate qualche giorno che esca l'aggiornamento ufficiale della DJI. Bene ragazzi, detto questo, spero di avervi chiarito ogni dubbio. State sempre molto attenti quando volate, ricordatevi sempre che si tratta di elettronica che non è infallibile, non affidatevi totalmente ad essa, cercate sempre di accarezzarla, di renderla il più sicura possibile con le vostre mani, perché la maggior parte degli incidenti, lo ripeto, è causata spesso, sempre nel 99% dei casi, dall'inesperienza del pilota. Quindi occhi, orecchie e cervello sempre attivi. Ora ditemi voi cosa ne pensate di questo argomento. Il vostro DJI Mavic Mini è caduto? Sì? No? Beh, parliamone, lasciate un bel commento qui sotto, sono felice di leggere e parlarne insieme a voi. E infine amici, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video, live, anteprime, recensioni, video allarmistici, beh, sono totalmente gratuiti per voi, ma ci basta, se volete, un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Per sicurezza andate in giro con l'ombrello sempre aperto e speriamo che non mi porti sfiga. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!